Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia di Roberto. Ciao Lorenzo, ciao. Ciao, del canale YouTube Auto per Tutti e della sua MG che ormai ha compiuto 4 anni. Siamo arrivati. Sì, Roberto. c'era chi pensava che esplodesse prima, però dai, 4 anni. Sì? 4 anni li ha fatti, dai novembre 21 e novembre 25, diciamo. Ce l'abbiamo fatta. Bene. Perché facciamo questo video? Avevamo già fatto un video circa 2 anni fa, adesso non mi ricordo la data precisa, e dove tutti ci avevano commentato sì perché ha solo 2 anni, vediamo fra 2 anni come sarà. È qua. E adesso Roberto ci racconterà se ci sono stati dei problemi, se hai avuto magari qualcosa che non funziona, infiltrazioni d'acqua o cose del genere, che tanti dicevano dal tettuccio entrava dentro l'acqua. Allora, magari è un esemplare fortunato, però insomma ho avuto quel problema alla frizione di cui abbiamo già parlato, però dopo adesso sono più di 2 anni che non ha più niente, quindi quel problema è rientrato non appena siamo intervenuti in garanzia. C'era un problema al materiale d'attrito del disco frizione, su alcuni esemplari proprio di prima uscita, questa è una delle prime proprio arrivate in Italia e non si è più ripresentato il problema. E posso dire fortunatamente né dal punto di vista elettrico né dal punto di vista meccanico ho più avuto problemi, quindi per ora mi sento soddisfatto della macchina. 4 anni, quanti chilometri hai Roberto? Allora, in realtà i chilometri non sono tanti, ad esempio quest'anno ne ho fatto solo 9.000, sono 55.000, quindi è un'auto che non ha fatto tanta strada, però insomma si adatta allo stile di guida che ho, un piccolo 1000 turbo benzina, se si fanno sui 10.000 km l'anno non ha nessun problema, né di costi di gestione né di prestazioni, insomma. L'hai usata un po' meno perché hai preso un'altra MG? Allora sì, e soprattutto la mia ragazza me la ruba spesso, ok. perché è più grande e così, quindi io diciamo giro di più con la MG3 che con questa. Ok, e hai trovato un'evoluzione di MG dall'MG ZS alla MG3, in meglio, in peggio? Allora, avendo anche provato con te Fatalità dell'MG recentemente, soprattutto di telaio, sono migliorate tanto a livello di sospensioni, di tenuta di strada, sono le ultime MG un po' più europee da guidare. Questa mi ricorda tanto a macchine che guidavamo qualche anno fa, come ad esempio il Duster che è stato sostituito recentemente. Sì. La generazione antecedente era molto simile a questa, quindi molto morbida da guidare, insomma un'auto che è fatta più per i lunghi viaggi che per la guida sportiva. Questa è un po' l'evoluzione che c'è stato. A livello di finiture siamo più o meno là, sono sempre macchine ben equipaggiate, però è proprio telaio e sospensioni che ha avuto un'evoluzione. Bene, appunto c'erano tanti scettici all'inizio. Te come mai hai preso MG quella volta e non hai... Perché adesso sono arrivate tante case cinesi, stanno arrivando senza far nomi, e MG ritornava nel mercato perché penso sia stato uno dei primi ad aver avuto l'MG. Sì, allora di questa generazione. ho preso l'MG perché comunque ero andato a vedere una Ford Puma quella volta. Ok. E mi hanno fatto vedere questa, aveva un prezzo che al tempo era molto allettante perché questa finita 17,3. Madonna. Che al tempo mi hanno detto che abbiamo bisogno di far girare ste macchine, mi hanno fatto un prezzone, era una chilometri zero e così insomma l'ho pagata in un'unica soluzione, insomma proprio per cercare di avere la spesa minima. Venivo comunque da un Dacia Duster e io ho sempre avuto, non dico fiducia, ma sono sempre stato incuriosito da queste macchine un po' alternative. Quando ho preso il Duster nel 2011 tutti dicevano ma la Dacia. Adesso guardiamo il Bigster, guardiamo dove siamo arrivati e la percezione cambia. E posso dire che secondo me per i soldi che l'ho comprata... Più che bene. Sì, 17.000 euro oggi non prendi più niente. No, la pandina base ci viene. La pandina base ci viene. Questa è comunque quasi 4,40 m, tetto apribile, un bel 1000 turbo benzina che comunque è adeguato, cambio 6 marce, interni in ecopelle, cioè è un'auto che comunque si guida ancora bene. Mancano gli ADAS perché ai tempi non erano obbligatori, quindi non abbiamo mantenimento di corsia, frenata automatica di emergenza e altre cose che vanno sempre valutate comunque anche quando si cerca adesso un usato, però insomma si guida normalmente, non ho nessun problema.
Bene, adesso quella volta là abbiamo fatto il video con tutti gli interni, abbiamo parlato di tutti i particolari. In questo video qua vorrei fare solamente vedere come sono gli interni dopo 4 anni, se ci sono delle usure, se c'è dei difetti o cose del genere. Sarà un video quindi un po' più veloce, più breve, ma giusto per vedere un attimo com'è fatta dentro e come si è comportata in questi 4 anni. Quindi adesso andiamo a vedere un attimo. Eccoci qua, partiamo dal frontale, giusto per far vedere anche tipo il stilema della MG è ancora perfetto, non ci sono sbavature o cose del genere, il nero lucido è ancora preciso, qui non vedo segni di usure o cose del genere, i fari sono super lucidi, non vedo che si siano graffiati oppure si siano sbiaditi, quindi qua è tutto perfetto. Cioè io se vi metto l'auto così, adesso, si può dire che è nuova, è perfetta, non ha... Anche qua le cromature delle maniglie che tanti dicevano si tolgono oppure si graffiano, è ancora perfetta. Guardate, le maniglie, io non vedo difetti o cose del genere. Anche qua i cerchi, a parte che Roberto li tiene... No Roberto, li tieni benissimo queste. Ah no, ma la macchina se si paga va tenuta bene. Sì, ma cioè, per dire, guarda qua, aveva già il feltro, come si chiama? Questo Sì. Allora, pannello... sono locari fonoassorbenti, quindi è comunque sì, un rivestimento di qualità. Non so se sulle nuove ci sono. Mi sembra di sì, devo ricontrollare sulla MG3 perché siamo più sotto di categoria, Sì. Però sì, è un rivestimento buono secondo me. Ok, anche i fari dietro sono ancora perfetti, non ci sono segni che sia entrata dentro acqua o cose del genere. Qua dietro non si è tolto, è perfetto, anche la scritta sempre MG, la scritta ZS. Quindi a me sembra perfetta, che non ci sia stato un'usura o cose del genere. Facciamo vedere un attimo l'interno, anche qua le porte, tutto ok, i sedili mi sembra più che bene, guardate, non c'è nessuna usura. E anche il tettuccio apribile, tanti parlavano che c'erano delle infiltrazioni oppure non chiudeva bene, a me sembra ancora perfetto. Questa è la vista da dietro e guardate, l'auto è ancora nuova, perfetta. Adesso proviamo a salire dalla parte del guidatore. Ecco, allora di solito dov'è che si usura tanto una macchina? Qua dove si appoggia il gomito e soprattutto qua i finestrini elettrici, ma qua vedo che è ancora perfetto. Anche qua il pannello porta non ha graffi, è perfetto, cioè è nuova l'auto praticamente. Guardate gli interni. Adesso spero che riuscite a capire e a vedere la qualità, anche il volante, qui hai messo un copri volante, vedo. Sì, perché è un po' sottile, mi trovo meglio col coprivolanti, è sempre di salvaguardia, perché comunque mi piace tenere la macchina in ordine. L'ho preso a pochi euro, magari mettiamo un link in descrizione se qualcuno vuole procurarselo. Esatto. Adesso controlliamo un attimo il sedile guidatore, che di solito è quello che si consuma più di tutti, e guardate, io non faccio nessun commento, però questa è la situazione attuale, che è perfetto. Soprattutto il fianchetto qua che di solito si consuma oppure si piega, si vede la piega della pelle, è ancora, io direi, intatto. Anche qua avevamo già dei sedili elettrici, il che magari adesso sarà optional come... No, sempre sulla Luxury, però per risparmiare diciamo solo quello del pilota si regola a 6 vie come questo. Ok, poi adesso saliamo dall'altra parte, magari Roberto ti spiega un attimino, ma a me sembra... Vi rifaccio di nuovo un'inquadratura, ecco, da qua, e guardate come sono gli interni. Non è cambiato nulla penso da quando l'ha acquistata, perché ancora... Anche le cuciture MG sono perfette. Bene, saliamo dall'altra parte e vediamo un attimino. Bene, eccoci qua. Allora adesso Roberto prova ad accenderla. Vediamo se funzionano i display. Pensa se si è rotto proprio adesso. Sì, sarebbe il colmo. Guardate, display qua. E poi anche qua abbiamo Android Auto, Apple CarPlay in questo momento qua, che c'è un dispositivo che è Roberto che arriverà presto nel canale. Sì, è ancora sotto embargo, qua fra qualche giorno posso pubblicarlo perché altrimenti non ho il link da darvi.
Se volete, cos'altro dire? Sì, allora io comunque ci sto attento, non è un'auto che viene usata tanto, come abbiamo detto, riposa in box, però vedo che anche elementi che vengono toccati veramente tanto, come il cambio, secondo me è perfetto. Se devo però vedere un confronto tra questa tipologia di MG di generazione precedente e quella attuale, secondo me hanno un attimo ridotto il quantitativo di materiali, tra parentesi, nobili all'interno della macchina. Ad esempio anche l'attuale MG ZS ha un pomello del cambio più semplice, abbiamo ad esempio un volante che sembra meno rifinito, a livello di assemblaggi penso sia rimasta comunque di buon livello, però è come se avessero un po' semplificato alcune parti degli interni. Posso dire che va bene, non è che abbia un gran motore, è anche uno dei pochi esemplari ad avere il 1000 turbo. Questo era un motore di origine General Motors che in Europa abbiamo visto sulle Opel, la Corsa, l'Astra, insomma è un motore che comunque da noi ha girato. A livello di consumi mi sembra abbastanza bene, qua ho fatto 4,8 per venire qua e i consumi totali dall'ultimo azzeramento, che sono 1800 km, ho un 5,9 facendo autostrada, montagna, città. Quindi comunque questo è un motore che tutto sommato non consuma tanto, è come se facessi i 16 o i 17. Probabilmente è la motorizzazione benzina di MG, in realtà al tempo andava forse un po' meglio perché ha abbastanza coppia, insomma equivale un po' anche alla tua Captur, Sì, ci si gira senza problemi e senza tante pretese ed è un'auto che ancora oggi mi piace tanto guidare. Infatti se mai andessi a sostituirla quest'anno, anche per una questione di canale YouTube, sarei in difficoltà perché sono un grande stimatore del cambio manuale e per ah, me sarà dura andare magari eventualmente scegliere un'altra macchina, perché adesso facendo 60 km al giorno e usare sempre la macchina della mia ragazza un po' mi dispiace, anche perché anche lei adesso sta aprendo un'attività e avremo bisogno entrambi di fare più strada, quindi sto valutando magari un'auto a GPL. l'elettrica ancora no. Allora, l'elettrica, adesso che non si parla di elettrica, posso dirtelo. Qual è il discorso? Secondo me, fra 4 anni, con l'arrivo delle batterie allo stato semisolido, non dico già allo stato solido, proprio il mondo dell'elettrica cambierà tanto. Quindi, se io mi giocassi ancora un po' di tempo, quando faccio l'acquisto dell'elettrica, forse mi trovo un'elettrica più evoluta. Ok. Adesso, forse l'acquisto dell'elettrica sì, è conveniente per chi la usa tanto, per chi ha bisogno di fare tanta strada, però per un acquisto generalista io aspetterei ancora qualche anno. E prenderesti ancora MG? Non sono fedele al marchio e al momento andrei a prendere l'auto che mi ispira di più Ok. in base al momento. Questa secondo me 4 anni fa era un affare. Se dovessi vedere adesso dovrei un attimo valutare. Quant'è che verrà adesso più o meno un'auto così? Allora, la Anche versione te? benzina con accessori simili siamo sui 21, quindi Ok. comunque i Comunque siamo... prezzi sono aumentati, però come abbiamo detto prima, l'aggiunta degli ADAS è stata una mazzata per un po' tutte le auto moderne, perché i radar, le telecamere obbligatorie, il rilevamento della stanchezza hanno alzato tanto di base il prezzo di tutte le macchine. Ad esempio anche auto come la Panda, la Pandina Sì? adesso si chiama, che ha dovuto mettere tutti gli ADAS di legge, già solo quelli hanno alzato tanto il target di prezzo e quindi è un po' così. Vedremo. Avere macchine economiche adesso sarà più difficile. Sì, vedo che anche le ultime che stanno uscendo, sempre cinesi o cose del genere, che dovrebbero essere quelle più economiche, minimo si parte da 18-19 mila euro proprio per un modello base. Un Eh, B-SUV non ne vedo da sto prezzo qua. no, forse questa è stata proprio l'ultima Sì, che riusciva a stare ampiamente sotto i 20.000 proponendo un'auto comunque completa, con il suo climatizzatore, tutte le sue cose. Al momento sul mercato, almeno che non si vada proprio a cercare qualcosa di ancora meno, diciamo, famoso, esatto. qualche importatore, qualche concessionaria che rimarchia, Esatto. allora là forse si trova ancora qualcosa, però qui MG ormai comincia a essere un'auto che si trova in giro e che permette una certa assistenza, perché già ho visto anche frequentando i forum che si è passati da io che ho aspettato 2 mesi per la frizione a gente che magari anche componenti importanti del motore gli arrivano magari in una settimana, 15 giorni. Quindi i marchi europei da questo punto di vista e questa situazione migliorerà. Ovviamente magari qualche pezzo più specifico come cablaggi oppure sonde particolari che vanno a rilevare come funziona la macchina, lì potrebbero richiedere tempi più lunghi, però insomma MG si sta evolvendo bene.
Sì, hanno fatto una bella rete anche di ricambio e tutto quanto. Logico, più ne vendono meglio sarà perché hanno più disponibilità, insomma. Guarda, mio papà che prese la Hyundai negli anni 90 sembrava che fosse stato un pazzo, però se uno monta su una Hyundai e una Kia oggi, chi direbbe che è una macchina di cui ci si può fidare o di cui non si trovano i ricambi? Tutto va in base anche al tempo che passa e a quanto una casa automobilistica riesce a entrare nel mercato. Esatto, molto bene. Io direi che posso girare la telecamera, eccoci qua, così, opla, così ci capiamo. Possiamo fare anche le conclusioni, Roberto, perché Sì, infine c'è tanto altro da dire. non c'è tanto altro da dire, la macchina è ancora perfetta, magari ci rivedremo, non so se ce l'hai ancora, ma magari tra 1 anno, 2 anni, ma penso che se la cambi, non la cambia perché non si è trovato bene. No, la cambierei perché quando l'ho presa facevo 3 km per andare a lavorare, adesso sono più di 30, quindi insomma comincia a essere un'auto che consuma un po' di più rispetto a quello che magari mi permetterebbe un'auto a GPL, per dire. Esatto. Perché comunque fai 16, però durante l'anno la strada è diventata tanta, insomma. Beh sì, se... Volevo farci l'impianto a gas, lo sto valutando per tenerla perché comunque mi piace, però anche per una questione di canale YouTube, magari cambiare auto mi permetterebbe anche di approfondire altri marchi, quindi è una cosa che valuterò. Ok, ma giusto per capire, quanto costa un impianto a GPL per un'auto? Allora, Visto che stiamo parlando io ho ormai. visto erano 1.800 euro Ok. che andrei a recuperare in circa meno di 3 anni. Poi questo mi aiuterebbe magari fra 3 anni a venderla meglio. Però anche questo è tutto in fase di valutazione. Questa è un'auto che ha 7 anni di garanzia, fare l'impianto a GPL me l'andrebbe a far perdere. In realtà molte parti della macchina non sono già più in garanzia, però tutto quello che riguarda le parti in movimento è in garanzia. Quindi adesso comunque mai fosse che andassi a venderla, prima faccio un bel tagliando, faccio la revisione che devo farla tra pochi giorni e poi valuterò. Ok, quindi può esserci anche questa alternativa qua appunto di un'auto che magari uno dice no, non vado a vendere perché oggi costa tantissimo comprare un'auto nuova, gli faccio l'impianto a GPL e il problema è risolto. Logico, c'è il problema della garanzia che è quello lì. Là un po' ti secca sempre. Sì, perché vai a perdere 3 anni di E garanzia. adesso magari è andata sempre bene, Sì. poi magari non si sa mai, magari mi parte il turbo e allora là uno gli secca dopo. Non poco, Non si sa mai. Va bene, signori, spero che il video vi sia piaciuto. Ho voluto portare questa testimonianza qua perché a me dà fastidio veramente, ma non perché io non devo vendere niente a nessuno e non me ne frega niente delle auto, però se i marchi si mettono sul mercato non è che si mettono per fare l'auto che domani non va più, perché sennò chiudono subito. Quindi tutti quelli che parlavano male di questo, tutti quelli che adesso parlano male dell'elettrico, tutte quelle chiacchiere da bar, ok, vengono tolte portando questi esempi qua. Per questo che facciamo questi video reali. Allora, anche qua va sempre detto, magari io sono stato fortunato, però sono d'accordo con te, l'auto ed è quello che cerchiamo di fare io e te, cerchiamo di vedere l'esperienza Esatto. e dopo in base a quella si riesce a valutare meglio, perché le chiacchiere restano chiacchiere. Esatto, sono le chiacchiere, no perché ho visto che ha perso pezzi per strada. Guarda, quella è perfetta, non c'è una vibrazione, non c'è niente, le plastiche sono perfette, meglio di tante altre macchine, perché ho visto auto che dopo 2 anni erano già consumate oppure i sedili erano distrutti e qua è ancora perfetta. Quindi prima di ascoltare le chiacchiere è meglio andare a vedere i dati reali, è questo che vogliamo portare noi. Signori, grazie a tutti, grazie a Roberto. Iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e mettete un bel like perché insomma ci siamo impegnati un po'. Sì, dai. Allora, questo video è sotto collaborazione, viene pubblicato sul suo canale e sotto troverete anche la possibilità di iscrivervi anche al mio canale. Quindi se magari siete interessati ad AMG trovate alcuni approfondimenti. Inoltre io e Lorenzo adesso faremo il primo evento assieme, ci hanno chiamato ad andare fino a Roma. Restiamo comunque degli youtuber per passione, però dai, ci divertiremo e speriamo che i nostri video fatti insieme vi possano piacere. Quindi vi saluto Lorenzo. Quindi iscrivetevi così. Faccio io la conclusione, mettete tanti like come dice lui. Esatto. E niente, dai, alla prossima. Facciamo così. Sì, alla prossima. Ok. Ciao. Ciao.